Adesso mi trovo sull'isola Goto della prefettura di Nagasaki e oggi vi faccio vedere com'è questa isola. Quindi rimanete con me! Le isole di Goto sono un arcipelago che si trova nella prefettura di Nagasaki, quindi è formato da tante isole. Ora stiamo andando in una delle isole principali di Goto che si chiama Fukue. A Fukue c'è anche un piccolo aeroporto. Dal porto di Nagasaki ci vogliono 80 minuti con la nave ad alta velocità. A Fukue ci sono circa 32.000 abitanti. Ma sapevate che Nagasaki è la prefettura con il maggior numero di isole in tutto il Giappone? Se contiamo tutte le isole, anche quelle piccole, ce ne sono ben 1479 isole solo di Nagasaki. Di queste 51 sono abitate. Abbiamo noleggiato un'auto per girare l'isola. Questo è tipo guida che ci ha lasciato e ci sono tantissime chiese su questa isola, poi ci sono anche tante foto di pesci che si possono pescare su questa isola Goto. Per visitare l'isola di Goto bisogna noleggiare l'auto perché come vedete che è abbastanza campagna e quindi non ci sono mezzi di trasporto così serviti bene, quindi ad alcuni posti proprio bisogna andarci in macchina. Il primo posto che abbiamo visitato è stata una chiesa cattolica. Siamo arrivati alla chiesa Dosaki. Sull'isola di Goto è immancabile visitare le varie chiese cattoliche. Nel 1600 qui a Goto abitavano tanti kakure kiristan, ovvero cristiani nascosti, perché all'epoca il governo giapponese aveva proibito la fede cristiana. Però qui a Goto c'erano tante persone che continuavano a praticare la loro fede in segreto. Ovviamente all'epoca non potevano costruire nessuna chiesa, ma quando nel 1873 è stato tolto il divieto di praticare il cattolicesimo, i fedeli hanno ottenuto la libertà di culto e hanno iniziato a costruire chiese. Questo è il pamphlet della chiesa e spesso questo tipo di posto turistico hanno un timbro unico originale che puoi timbrare. Oh, c'è anche qui un altro timbro devo fare. Qui forse è stata ambientata non so qualche anime. Oh, siamo arrivati all'albergo. Uno dei motivi per cui ho voluto venire in questa isola è per soggiornare proprio in questo hotel. Volevo regalare questo viaggio ai miei genitori. E intanto è arrivato Welcome Sweet. È un tipo di mochi e poi tè verde. Sango. Wow, sugoi! Siamo arrivati! Vediamo un po' la stanza. Allora, questa stanza ci sono 2 letti, ma anche questo è divano letto. Innanzitutto, ragazzi, questa vista bellissima. Venite anche voi a Goto, veramente ci sono tanti posti di natura bellissimi. Allora, volevo dirvi che se fosse in Italia questo posto quasi tropicale, ovviamente la gente andrà a prendere sole o a nuotare in spiaggia, però comunque se c'è un albergo di 5 stelle ci sarà anche una piscina in questo posto tropicale, ma in Giappone no. Invece di mettere la piscina noi preferiamo avere bagno, cioè caldo, quindi non per nuotare ma per proprio spa. Rilassarsi e acqua non è tiepida, cioè proprio acqua normale, calda. E poi lo specchio e poi quello ingresso e qui ci sono caffè da macinare, tè verde. Qui cosa c'è? Oh, calice, c'è frigo
e dentro ha detto che si può bere tutto gratis, anche birra. E lì c'è ripostiglio e qui sarà bagno. Così. Dentro questa scatola ci sono tante cose, spazzolino da denti, body towel, poi c'è anche questo, rasoio, pettine, questo cos'è? Tonico per la pelle che poi se ti piace puoi comprare anche dopo al reception. Questo è mouthwash, come si chiama? Colluttoio. Cleansing oil, c'è anche olio per struccare, c'è anche crema per viso, c'è anche la schiuma per la barba. Non dovevo portare niente qui. E stasera ceniamo anche qui dentro albergo. Non vedo l'ora come sarà la cena e mio papà sta già dormendo, sta russando. Per la cena ci hanno chiesto due fasce di orari. La prima era alle 5:30, troppo presto, e la seconda era alle 7:45 e quindi ovviamente abbiamo scelto la seconda. E adesso voglio ringraziare lo sponsor di questo video. Anche se oggi mi trovo sulla isola, sul mio cellulare funziona benissimo l'internet perché ho la scheda eSIM di Sally. Scusate, in realtà volevo farvi vedere che funziona benissimo l'internet fuori, ma faceva troppo caldo. Adesso non sono collegata al wifi, sono collegata all'internet sulla scheda eSIM di Sally. Quindi scaricate l'app Sally dal link che vi lascio nella descrizione di questo video e poi procedete all'iscrizione. Dopodiché scegliete il vostro paese della destinazione e ci sono più di 150 paesi diversi. Ma sull'app Sally, se vedete, ci sono anche varie funzioni molto utili, per esempio posizione virtuale, blocco degli annunci, questo sempre on acceso, e anche protezione web, quindi potete navigare anche con sicurezza. Una volta che avete scelto il vostro paese e vengono fuori vari piani diversi con la quantità di giga diversa e scegliete il vostro pacchetto che volete e acquistate la scheda eSIM sempre su Sally. La installate, non è ancora attiva la scheda, attivatela, io vi consiglio sempre il giorno prima della vostra partenza, perché così quando arrivate al vostro paese di destinazione funzionerà automaticamente la scheda eSIM. Ve la consiglio e se volete scaricate l'app dal link che vi lascio nella descrizione. Usate il mio codice elicottero, così avrete uno sconto di 15% sul primo vostro acquisto. E niente, mi sta venendo un po' di fame, quindi non vedo l'ora di andare a mangiare al ristorante. C'è anche il timbro dello chef. Kanpai. Buon appetito. Kawaii. Con un po' di zenzero sta benissimo. Mio papà è già rosso anche se ha bevuto ancora solo un goccino. Udon con bottarga. Kirei daね。もういるよ。これは写真撮り Siamo pienissimi, era tutto buono e allora fra poco dormo. Buonanotte, a domani. Ecco, questa è la colazione di oggi. C'è riso, pesce, poi zucca e penso sia surimi di pesce. Questo è forse seppia, tonno, frutta, zuppa di miso credo. Oh, tofu.
あ、いいですよ。Anche oggi sarà caldissimo fuori. Fra poco facciamo check out. Andiamo a vedere il simbolo di Goto. Eccolo, Ondake. Il monte Ondake è un vulcano e la sua eruzione più recente è avvenuta circa 2400 anni fa. Sembra la foto del desktop di Windows XP, vero? È bellissimo il contrasto tra i colori verdi e blu. Questa maglietta di mio papà è di Abbey Road di Londra, che però la foto è la nostra. Questo è mio papà e mia mamma e questo sono io. Andiamo al punto più lontano dal porto di Fukue. Anche in mezzo alla natura c'è un bagno pulito e curato. Oh, bellissimo! E lì si vede, come si chiama? Faro? Ma qui sarà bellissima anche quando c'è tramonto. Ma sapevate che c'è questa bellissima isola a Nagasaki? Io mi sto commuovendo. E poi soprattutto c'è poca gente. Qui non c'è assolutamente overtourism. Adesso abbiamo trovato l'unico ristorante qua vicino che è aperto. Io ho ordinato un champon, è un tipico piatto di Nagasaki. Gigante. Cotoletta di maiale. Anche se l'aria condizionata era accesa, faceva tanto caldo dentro. Poi abbiamo visitato altre varie chiese. E anche qui per entrare in chiesa bisogna togliersi le scarpe. E lasciamo le scarpe e si può prendere ciabatte. Dentro non si poteva fare foto video, ma c'era un timbro della chiesa, quindi ho fatto il timbro. Bello, no? Ogni posto crea un timbro ufficiale e chi visita può timbrare come ricordi. Questa chiesa mi è piaciuta di più. Più grande, più anche dentro è bello con vetrate colorate. Adesso ci fermiamo un attimo al combini. Lo so che abbiamo trovato il secondo combini sull'isola di Goto, ma qui non c'è proprio le catene di negozi come McDonald's, mai visto. Forse ci sarà, ma noi non abbiamo mai visto. Forse vivere qui è un po' scomodo, però bisogna ammettere che c'è una natura magnifica ovunque. Lì c'è montagna e di qua c'è la spiaggia. Questa è la spiaggia più famosa della isola di Goto, in teoria dove c'è più gente. Kimochi! E questa è la spiaggia più famosa per andare a nuotare. Siamo ancora a agosto, fa tanto caldo e vedete che così, se volete venire qui, il mare sarà vostro. È vero che qui siamo su una isola, quindi è un po' scomodo per raggiungere, però per esempio dalla città Nagasaki solo un'ora e mezza con la barca, e a Nagasaki anche ci sono tanti posti turisti da visitare, quindi se una volta che riuscite a venire fino a Nagasaki poi potete venire anche qui, magari anche solo per una notte, potete godervi tutta questa natura. Spero che verranno tanti italiani. Siamo saliti sopra la collina per vedere la spiaggia dall'alto. Ora andiamo a visitare anche il centro, che è vicino al porto di Fukue. Mio papà ha detto che tanti anni fa qualche volta veniva fino a Fukue per trasferta di lavoro e dice che il centro non è cambiato molto nel corso degli anni. Sono rimasti ancora i negozi storici, però purtroppo ho visto anche tanti negozi chiusi. Sembra di proprio periodo Showa, antique.
In centro intero sembra veramente di periodo Showa. E quello Oshiro no Ato? そうそう。 La muratura di castello di una volta. Il castello non c'è più, però la mura è rimasta ancora. Dentro il muro c'è anche una scuola superiore e questo è il museo. まあこんなんださ。 Ecco lì, quella è scuola superiore dove c'era una volta il castello. これがミイラク。ミイラクの反対をぐるーって回ってTimbro! でミイラクのちゃんぽん屋食べ Ok, grazie di averci seguito anche oggi e se volete venite fino all'isola di Goto che veramente vi consiglio, bellissimo posto e ci vediamo alla prossima, matane! ありがとうございます。